Ebbene ragazzi, siamo arrivati a 60.000 iscritti. Vi avevo fatto questa promessa, cioè ogni 10.000 farò un video un po' particolare. Ora sta diventando un po' duro, nel senso che questi 10.000, gli ultimi 10.000 li abbiamo fatti 2 domeniche fa e quindi abbiamo fatto 10.000 iscritti in 2 settimane. Tutti i video parlano di energia fai da te, quindi sono tutti interessanti e quelli ogni 10.000, poi chiaramente questo fino a 100.000, dopodiché vediamo cosa fare. Voi avevate detto entro fine anno, entro fine 2022 arriverai a 100.000. Beh ragazzi, aiutatemi, ditelo ai vostri amici, condividete i miei video sempre seriamente, cioè se li trovate effettivamente interessanti. Ebbene, oggi ho tolto dal paniere un video interessante da proporvi. Questo video è accaduto ieri. Ieri, come sapete, si è scatenato sull'Abruzzo, ma soprattutto nelle Marche, quello che possiamo definire bomba d'acqua, uragano, un disastro in termini di vento e pioggia con pochi precedenti. Ebbene ragazzi, questo dà anche tristemente valore a questo canale, perché energia fai da te significa salvaguardiamo la natura, significa facciamo qualcosa per questo pianeta. Ebbene, tutto questo, dicono gli scienziati alla televisione, è frutto di quello che è l'inquinamento e il lavoro verso l'uomo verso questa strada che non fa bene alla natura. Innanzitutto io come Gianni sono molto molto dispiaciuto perché ci sono state anche persone che purtroppo hanno subito tragicamente questi eventi. Allora cosa è successo? Ieri, alla luce di questi fortissimi venti, io ho avuto il cosiddetto final test della pala eolica. Ragazzi, ieri qui fuori era un disastro. Vasi, piante, rami, oggetti, tavolini, sedie, tutto mi si è ribaltato, tutto è andato dove non doveva essere. Io ho detto, questo è il momento di testare la pala eolica. In che termini? La resistenza del palo, perché quel palo, ve lo dissi, è leggermente è sottodimensionato rispetto alla potenza di questa pala, al peso, alla dimensione. Questa turbina eolica pesa 36 kg, su questo palo da 80 avrei voluto mettere un palo da 100, 120, sempre con i tiranti. Ebbene, ho messo questo. Come si è comportato ieri lo vedremo in tutti i video che ho girato. Poi mi sono recato anche all'esterno, dove sentirete un audio devastato nonostante ho acquistato su vostro consiglio questo microfono lavalier molto buono che fa sentire veramente bene l'audio, almeno spero, però soffio di vento, potenza, vibrazioni di ogni sorta. E io poi mi sono recato anche giù in laboratorio, dove con la mia pistola termica, sono andato a verificare le temperature del ponte diodi mentre la corrente in trifase passava per essere raddrizzata. Poi mi sono allacciato con l'amperometro a quello che è la produzione, sia quella che andava in batterie sia quella che passava verso l'Elifepo 4. Ebbene ragazzi, ieri è stata, anche nella tristezza degli eventi, un'occasione dove si sono potuti realizzare tutti quei test di potenza, e ho deciso di fare questo video per voi adesso a 60.000 iscritti. Perché? Perché devo dire due cose che sono importanti e le dico subito, dopodiché al solito vi auguro una buona visione. Le due cose che dico sono queste. Innanzitutto devo chiedere scusa ai cinesi, perché io avevo detto, ragazzi, ma questa pala non può essere 2200 watt, non è per peso, per diametro, per forma. Invece attraverso il test vedrete cosa è successo. E la seconda cosa è che le scuse sono anche un pelino rettificate per il fatto che, come dissi in qualche video fa, veramente doveva esserci la giornata di ieri per arrivare alla potenza. Quindi dico, scusate, produttori cinesi, la pala era da 2200 watt, l'avete capito dalle mie frasi, perché ieri siamo arrivati a quello. Ma ragazzi, c'erano altro che bufere di vento. Per strada c'erano rami, piante, cioè un disastro, un disastro. Ebbene,
Ho una pala da 2200 watt. Gli appassionati che dicevano: Gianni, ma sta pala, questa turbina eolica, com'è, la posso comprare, eccetera. Oggi dico sì, sempre ovviamente sotto i 1000 euro, perché non vale di più. Ve la montate sperando in venti forti. Quindi dov'è la carenza? Lo vediamo dopo il video con tutti i risultati. Non sarà un video breve, perché questa è stata l'occasione con i 60.000 e ieri con questo disastro che è successo di andare ad analizzare proprio la potenza di questa turbina eolica. Io ho sempre detto che le turbine eoliche sono un problema in Italia perché non si trovano, nessuno le fa, nessuno le costruisce. Sapete che sono in contattazione con questa azienda che produce motori a basso regime per cercare di costruire una turbina eolica, chiamiamola come si dice in gergo, domestica, dove ci compriamo questo motore, ci costruiamo le pale in carbonio. Ebbene, questo fino ad oggi non è stato possibile. Nessuna azienda in Italia mi ha proposto, e lo dico anche oggi, se c'è qualcuno mi contatti su Messenger, che produce motori, che produce turbine, in modo da proporle poi a voi tutti amici del canale. Non c'è, fino ad oggi non c'è, non si è fatto avanti nessuno. Io ho fatto ricerche in internet, ma sembra che la turbina domestica sia prerogativa dei mercati e dei produttori cinesi. A questo punto vediamo, da questo test di ieri si sono capite tante cose, le vedrete anche voi, tutte con strumenti alla mano. Ero lì che tra vento freddissimo, oggi c'è ad esempio 30 gradi, e ieri c'erano 14, cioè queste escursioni termiche veramente sono un disastro. Cerchiamo di sopravvivere e rispettando soprattutto la natura e quello che c'è intorno a noi. Dai test vedremo cose importantissime, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi gli events, e innanzitutto ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al primo webinar che si terrà il 24 settembre, cioè sabato prossimo. Ci sono 5 posti liberi, se volete prenotarveli al volo, se no facciamo anche senza 5, prenoterete la prossima volta. Vi ricordo che è riservato perché è sponsorizzato dalla Mani, cioè coloro che hanno comprato le batterie appunto dalla Mani, che adesso è il magazzino in provincia di Milano, quindi vi arrivano le batterie in 3-4 giorni. Ragazzi, buona visione. Questo ai 60.000 è un video storico per le turbine eoliche che passeranno sul canale Energia Fai da Te. Buona visione. Ragazzi, oggi c'è un vento incredibile, raffiche potentissime. La pala, ovviamente nelle immagini video non vedete bene come sta andando, ma vi faccio vedere alcune piante che ci sono intorno e stanno veramente piegando, flettendo in maniera incredibile. Vediamo cosa succede. Oggi è un test incredibile, penso che siamo veramente al limite della tolleranza della pala, sui 50 nodi. Dopo scendiamo anche giù per vedere quello che sta accadendo esattamente sul ponte Dio di C-Charger, piuttosto che le batterie tampone. Vi faccio vedere la potenza. Questa è l'erba della Pampas, riflette e ovviamente è un'erba che reagisce benissimo, ma guardate anche tutte le piante di ulivo, c'è veramente una situazione anomala della sottoposizione. Qui sicuramente non sentirete neanche i microfoni. Andiamo giù in laboratorio e vediamo cosa sta succedendo là dove c'è il raddrizzatore e l'accumulatore. Ebbene ragazzi, avete visto con quale potenza il vento si scatenava su queste erbe della Pampas e sulle piante di ulivo e sulle siepi? Era veramente tanto. Ora, adesso nelle prossime immagini voi vedrete l'azionamento automatico del freno e dopo andremo in laboratorio a capire come tutto ciò è avvenuto. Ebbene ragazzi, il freno è sempre il punto dolente delle turbine eoliche, perché fondamentalmente si tratta di mettere in cortocircuito i 3 cavi della corrente alternata che arriva dalla turbina, e il cortocircuito fa sì che la turbina, invece che cedere la corrente, andrà a generare al suo interno un freno magnetico. È molto importante capire che tipo di freno avete sulla vostra turbina. Perché? Perché col vento di ieri, se il freno era insufficiente, la turbina non veniva frenata, ma continuava ad andare in over rotation. E quindi cosa succede poi? Che a un certo punto comincia a vibrare, una pala della turbina delle 3 o delle 4 si può staccare, si crea quindi un fortissimo sbilanciamento sull'asse.
Questo fa sì che la turbina cominci a ballare così ad alta velocità, si può piegare il palo, staccare i bulloni, insomma la turbina eolica viene a terra. In queste immagini vedrete esattamente il freno che entra in azione. Sembra che non succeda niente, ma le forze implicate sono tantissime. Non dimenticate che questa turbina pesa 36 kg e ha il diametro delle 3 pale per un totale di 2,20 m. Cioè questo è 1,82 che è la mia altezza. Molti non lo sanno, ma se allungate le braccia è esattamente la vostra altezza. Se le mettete per terra e contro il muro, così vedete che siete alti quanto la larghezza delle braccia, ma questo non c'entra col canale Energia Fai da Te. Andiamo avanti, guardiamo l'azione del vento sul freno magnetico. Vediamo adesso una raffica in diretta e il freno che dovrebbe intervenire. Ecco, è intervenuto, avete visto proprio perfettamente in diretta. Adesso quando arriva una tensione più stabilita riparte. C'è una scena abbastanza rara. Ne ho approfittato oggi con questo vento forte. Quando si sgancia in base alla tensione e il tempo impostato ci sarà l'immediata ripartenza. Un vento fortissimo riesce comunque a farla un po' girare, non riesce a fermarla totalmente. Adesso dovrebbe riattivarsi. Vedete che c'è un'oscillazione destra-sinistra perché vorrebbe ripartire, ma la coda è ovviamente pilotata. Ecco la ripartenza. Vedete il freno si è sganciato e vista la raffica dovrebbe ovviamente rifermare. Si è rifermata ancora. Questo è il comportamento durante i venti forti, di continuo freno e accelerazione, perché qua siamo veramente a 50 nodi. È ripartita. Se il vento si attenua gira e produce tantissimo, se no va a rifrenarsi ancora. Ragazzi, questa diretta ci tenevo a farla perché è molto significativa per capire quello che poi avviene con venti forti. Tanta produzione, ma anche insomma una sorta di, chiamiamola, di pericolosità elettronica, perché qui stiamo viaggiando con potenze di vento per cui il palo con i 4 sostegni sta anche reggendo perfettamente. Attenzione a una raffica, ecco il freno, è ripartito. Oggi continuerà così con questi venti forti e devo dire che il freno effettivamente con questo SSR funziona egregiamente. Ecco che si è inchiodata la pala e rimane così a bassa rotazione. Anche se il vento soffia fortissimo e si sente, lei continua a rimanere frenata. E riprende la rotazione normale, eccola qua, fino alla prossima raffica. Fantastico. È bastato spostarmi dietro al muro di casa e il microfono già non sentiva più il vento, ma era esattamente quello che avete visto prima soffiare, veramente a manetta. Bene, avete visto? Tac, il freno e la pala girava pochissimo. E questo è andato avanti per ore. Bene, adesso scendiamo in laboratorio perché finite queste riprese sono sceso subito a vedere tutto il comportamento del ponte di Dio del DC-DC charger e di quello che era l'SSR con il dry contact che lo pilotava. Andiamo in laboratorio. Qui abbiamo praticamente la pala che porta le tensioni al massimo. Io ho impostato 50 volt e ho già visto che va già in blocco perché sale la raffica, la porta a 50 volt e poi riparte a 40. E il diodo è tiepido, caldo direi, però ancora toccabile.
il DC-DC Charger anch'esso è caldo e stanno entrando nelle litio a seconda delle raffiche da, vedete, 4, 5, 6 ampere, cioè andiamo proprio al limite del DC-DC Charger che è 6 ampere e viene anche superato 7 ampere e 15. Ecco qua che ci sono poi tutti i vari blocchi di protezione e c'è il diodo che, guardate, quando arriva una raffica, pam, si è acceso, avete visto? L'SSR si è acceso perché va a bloccare. Adesso devo tararlo in maniera migliore, lasciando anche un tempo di delay tra lo sgancio e la ripresa. Qui ho alzato un po' i parametri, oltre i 50 volt, quindi la pala sta producendo veramente in questo momento tanto. Vediamo se a questo punto anche, insomma, tutto l'impianto globale, come dico sempre, attenzione al palo, perché quando la turbina eolica entra in portanza, la portanza diventa un blocco unico di rotazione che può flettere anche il palo. Ci sono ovviamente i 4 tiranti e adesso si sta comportando bene. Ecco una raffica potentissima, è partito il freno, però ho visto situazioni veramente, piante che stanno cominciando. Insomma, oggi ragazzi è un tempo da lupi, un piccolo, chiamiamolo piccolo uragano col vento, perché ragazzi è micidiale, e vi sto facendo proprio questa diretta per farvi capire il comportamento. Siamo arrivati a 53, 54, qui stava partendo il freno, eccolo lì, ancora siamo al limite, non è partito il freno perché ho messo 55, eccolo qua, e la produzione è al massimo 7,16, cioè stanno entrando 6 ampere di questo DC-DC Charger. Difatti adesso vediamo un attimo anche le temperature, visto che adesso è un'ora che sta caricando l'Elife 4 alla massima potenza di questo DC-DC Charger. A questo punto il resto della corrente entra nelle piombo che attutiscono, assorbono. Questo è il diodo che trasforma tutto in continua, anche se non è perfetta, ma le piombo poi attutiscono e abbiamo qui una diretta sulle potenze. Qui era il caso, qui era l'opportunità di avere 2 DC-DC Charger in modo da avere 12 ampere, oppure uno più grosso, 48-48 con 20 e più ampere. Adesso non so neanche se c'è a listino. Vediamo un attimo le temperature. Il vento continua a suonare imperterrito, i fischi sono oramai da musica. Andiamo a vedere le temperature ragazzi. Qui siamo innanzitutto sulla letta di raffreddamento e siamo qua, ponte di Dio di 57,5 gradi. Questa è la seconda verifica, eravamo arrivati ben oltre i 60 gradi, ecco qua, 62 oltre. Quindi questo ponte di Diodi andrà sostituito con uno più potente. Ragazzi, io ho sottovalutato molto francamente un po' questa pala eolica ed è così, cioè con venti normali è una pala che non crea veramente troppa soddisfazione, diciamo è corrente aggiuntiva, ma con venti potenti dà tutto il suo meglio. Chiaramente io adesso misurerò anche, vediamo la temperatura del DC-DC Charger, siamo a 45 gradi, quindi regge benissimo. Anche la scocca è intorno ai 45, vedete? Invece abbiamo i cavi che vanno alle litio assolutamente freddi, qui a temperatura estiva e oggi c'è fuori 28, 29, 30 gradi, qui siamo a 26, e anche i cavi che vanno dalle batterie passando per questo stacca batterie ripristinabile che è sui 26 scarsi, quindi tutto in bassa temperatura e comincia ad alzarsi, ecco qua vediamo 27, comincia ad alzarsi solamente là dove ci sono i dissipatori, quindi a letta del DC-DC Charger siamo sui 48 e ovviamente il ponte raddrizzatore che ho messo qui, questo ha superato i 60, anche prima l'avete visto nelle immagini ampiamente oltre i 60. L'SSR non va a scaldarsi per niente, vedete a temperatura ambiente 25 gradi, anche l'altro lato, quello di dissipazione, dove avviene il cortocircuito delle 3 fasi, è anch'esso freddo, quindi questo è un SSR veramente di potenza che fa il suo lavoro.
pilotato da questa piastrina, da questo millefoglie, da questo PCB dove ho montato i diodi, e il tutto è veramente freddo. Il caldo si sviluppa nelle due componenti che sono ovviamente il ponte di diodi, lo rivediamo, e lì siamo 80 gradi ragazzi, è il vento che soffia, qui sì. Questo ponte di diodi va sostituito con un altro più potente, ecco. E invece sul DC-DC charger, che trasforma la corrente portandola alle litio, siamo anche lì sui 52 gradi ragazzi. Quando c'è tanta potenza le temperature salgono, indubbiamente. La corrente in ingresso è al limite massimo, qui segna 7,5, siamo oltre i 6 ampere, quindi sta entrando veramente tanto nelle litio. Ecco perché anche poi questo DC-DC charger scalda un po', però c'ha l'autogestione, vedete, da 32 a 70 volt in ingresso e da 40 a 60 in uscita. È un 280 watt più qualche tolleranza, siamo arrivati ampiamente oltre i 300. La tormenta di oggi ragazzi ci fa vedere la massima, assolutamente la massima produzione di questa pala. Dopodiché si è attivato il freno automatico, come avete potuto vedere. Ebbene guardate qua, 30-33 ampere e mezzo, 37 ampere, l'avete visto ragazzi, 37 ampere. Oggi la media giornaliera è 15-20 ampere. Ecco qua una raffica che sta arrivando. Guardate qua ragazzi, è salita fino a, eccola qua, 30 ampere. Poi subito, come cala un attimo il vento, scende l'amperaggio perché la forza di resistenza del generatore. Veramente oggi è una giornata molto produttiva. Ovviamente tutte le batterie tampone usate sono tutte misurate prima a 13,3 volt, cioè veramente carichissime. Di questo passo ovviamente a breve arriveranno anche a 14 volt circa. Sto facendo una diretta di una giornata molto produttiva con tanto vento, non è ovviamente la condizione ideale. Le pale che devono, le turbine eoliche che devono girare a questa potenza, e insomma non è proprio lo scopo per il quale è stata acquistata. Però devo dire che in effetti l'azienda cinese che me l'ha venduta per 2,2 kW di produzione, in effetti ha risposto in maniera onesta all'annuncio, cioè le nostre pale eoliche producono 2,2 kW e oggi questo si è visto. Ragazzi, a questo punto che conclusioni possiamo trarre? Avete visto, le potenze in ballo erano alte. Allora avevamo il relè SSR freddo ed era questo ragazzi, un trifase, c'era l'ingresso e l'uscita. All'uscita però io ho messo dei ponticelli che hanno messo in cortocircuito le tre fasi in uscita e questo frenava. Ora riscaldamento zero, dietro c'è una bella piastra metallica che dissipa, però non andava in temperatura, frenava, bloccava, girava pian piano e ripartiva. Quindi questo è un prodotto idoneo a quella pala. È per quello che vi sto dicendo, da questa carrellata noi andiamo a capire e a progettare quello che è il nostro impianto definitivo. Anche voi quando comprate una turbina eolica piccolina, media, grande, grandissima, andate a vedere cosa attaccargli attraverso anche gli esperimenti. Avete visto il ponte raddrizzatore di diodi? Era caldissimo, ebbene quello non va bene. Allora vi avevo fatto vedere qualche video fa questi due di tipologia diversa, questo più grosso di quell'altro e questo gigantesco. Questo peserà
3-4 letti. Ebbene, vediamo quale posizionare. Passerei anche addirittura a questo, già grossissimo, però forse anche troppo, e allora metterei questa via di mezzo. Ora, chiaramente il ponte di diodi ha una piastrina metallica che serve a dissipare proprio il calore che sviluppano i diodi, e allora non lo lascerò libero così, ma dovrò attaccargli una letta di raffreddamento in alluminio sostanziosa come questa, e quindi potrò creare una situazione di questo tipo. Oppure, che ne dite ragazzi, se uso una delle alette che si usano per gli SSR, quelli più piccolini, questa fissata qua sopra potrebbe essere anche un'idea ideale, ma io voglio fare di più ragazzi, perché metterò esattamente qui un sensore di temperatura a 50 gradi che quando arriva in temperatura farà partire la ventola. Ebbene, utilizzerò questo che è un dissipatore per computer, vedete, questo è un dissipatore per CPU dei computer che avevo, ce n'ho a decine di questi. Questo lo attaccherò così sul ponte di diodi, e quando mi trasmetterà una temperatura superiore ai 48-50 gradi, ebbene la ventolina, che funziona a bassa tensione, partirà. A questo punto ho ottimizzato anche questo prodotto. Non rimane più niente da scaldare, perché alla fine, cambiando il ponte di diodi, l'SSR va benissimo, il dry contact è solamente il gestore dei voltaggi, delle tensioni per andare a pilotare il freno. Rimane il DC-DC charger, avete visto, 6 A era pochissimo, perché gli ampere passavano tutti, e anche qualcosa di più, che sono le tolleranze del prodotto. Quindi per questa turbina, quando gira ad alta velocità, ci vorrebbe un 20-25 ampere. Però ragazzi, attenzione a una cosa, in questo dimensionamento c'è da dire una cosa importante. Io avevo 6 ampere e tutto il vento viaggiava a raffiche. Avete visto che siamo arrivati a 58 volt per 38 ampere. E se facciamo 58 per 38 viene esattamente quello che vi dicevo all'inizio del video, 2200 watt. Quindi questa turbina produce 2200 watt, come dicevano i produttori cinesi, ma a velocità inimmaginabili. A questo punto cosa faccio? Lascio così, le piombo assorbono tutto, dopodiché lei continua a prelevare i suoi 6 ampere. Quindi sono circa 6x6 36, 300-350 watt, che vanno sempre di là. Quando il vento rallenta un attimo, produce meno, ma lei prende sempre 360. Però in questo modo potremmo creare un po' di surriscaldamento sulle piombo se il vento dovesse durare 1, 2 o 3 giorni. Ecco che allora dobbiamo andare a prevedere questo come? Mettendo altri DC-DC charger che vadano a trasportare più corrente. O troviamo un 48-48 30 ampere e siamo sicurissimi, oppure ne abbiniamo 2 da 10, 2 da 12, 15, insomma quello che andiamo a trovare nelle varie marche disponibili. Questo sarà oggetto dei prossimi video sulle turbine eoliche. Andremo a vedere queste modifiche, questa installazione. Avete visto che l'SSR è pilotato dalla piastrina con i diodi saldati e va benissimo. Le tensioni teniamole col dry contact sotto controllo, perché se superiamo le tensioni della pala eolica oltre gli 80 o 100 forse volt, si brucia il dry contact. Non mi ricordo se 80 o 100 volte verificate, che è il suo limite. Io l'ho tarato a 58 nel test finale, quindi a 58, che è il limite anche delle LiFePO 4, perché se ipotizziamo LiFePO 4 cariche e noi andiamo a continuare a buttargli dentro, a quanto lo mettiamo? A 62 non va bene, quelle sono le piombo, ma sulle LiFePO 4 teniamo il 56 come limite massimo. Io ho messo 58 perché è un attimo andare lì e poi parte il freno e lo riporta a tensioni molto inferiori. Quindi tutte queste cose vanno valutate per andare a capire qual è la cosa migliore. Le temperature sono salite, quindi faremo le relative sostituzioni, il resto va bene, e andiamo avanti fino a vedere cosa accadrà nel prossimo test con queste evoluzioni, con queste migliorie. Bene ragazzi,
Era tutto per oggi, 60.000 iscritti, grazie veramente di cuore. Divulgate questi video se li trovate interessanti. Buon impianto a tutti, vi ringrazio di essere stati così pazienti anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Iscrizione e campanella. Grazie a tutti, buona giornata.